Caro diario, oggi è il 110° giorno che sono in Danimarca. Domani sarà il mio ultimo giorno di lavoro e i miei sentimenti non sono mai stati così contrastati perché non vedo l'ora di tornare a casa, però ho il cuore spezzato per lasciare questo posto ed è difficilissimo prendere una posizione riguardo a questa cosa. Il telefono suona. Comunque, telefonate a parte, e dicevo che in pratica ho i sentimenti molto contrastati perché è difficilissimo lasciare questo posto di cui mi sono innamorato. È un posto fantastico con dei luoghi magnifici. E a volte riguardo i filmati che ho fatto e mi sento dire continuamente bellissimo, stupendo, meraviglioso, e sono molto ripetitivo su questa cosa, ma di fatti è vero, è tutto bellissimo. Anche il lavoro non è per niente male e la paga è buona. L'unica cosa che veramente mi manca è Clo. Clo, ovviamente, la famiglia e la mia vita di prima. Cioè, nel senso, io ho interrotto la mia vita di prima da un momento all'altro e questa è stata una cosa dura da fare. Però poi è passato un po' di tempo e mi sono abituato a stare qua. Mi sono abituato a tutta questa bellezza, diciamo. Poi è anche vero che a me sinceramente si addice molto il panorama nordico. Piace stare nei paesi del nord Europa, un po' per la temperatura, un po' per l'architettura, mi piacciono le case tutte fatte a punta e tante altre varie cose che qua mi si addicono molto, come il fatto che tutti vanno magari con i monopattini, che tutti vanno con le biciclette, che la macchina la usi veramente poco e ci sono tante piccolissime cose che sono fantastiche. Per esempio, io ora ho questo sacco dell'immondizia che è pieno di bottiglie di plastica e semplicemente le porto qua al supermercato, questo qua che è dietro di me, alla Spar, e praticamente c'è una macchina dove io le infilo dentro e loro mi danno i soldi. Cioè è una cosa che in Italia io non ho mai visto fare. Non so neanche se esiste questa cosa qua in Italia. È una procedura anche piuttosto semplice. Io scelgo la lingua, metto l'inglese, e dice di inserire le bottiglie una alla volta, il sotto prima. Ecco fatto. E ora ho questi due scontrini in pratica, uno da 44 e uno da 9 corone. Sono due perché mi si è interrotto il procedimento mentre mettevo via la telecamera e praticamente con questi due scontrini qua ora io entro dentro il supermercato, vado alla cassa e loro mi danno queste 53 corone. Cioè, straordinaria questa cosa qua. Visto? Niente di più facile. Io mi chiedo perché in Italia non c'è una cosa del genere? Perché non viene fatta la stessa cosa? Al di là che a livello di impatto ambientale sarebbe il top, perché bene o male la gente comunque le bottiglie invece che buttarle per terra le prenderebbe, le porterebbe veramente al supermercato dove ci prende dei soldi, ma non sono neanche pochissimi. In fondo io avevo non so quante bottigliette, ma ci ho preso 53 corone. 53 corone qua ci compri, che ne so, un pacchetto di sigarette, va bene, non sono grandi cifre, ma erano anche poche bottiglie. Se uno andasse in giro a raccogliere bottiglie di plastica come lavoro, diciamo, arriverebbe in fondo che si farebbe uno stipendio e in più avrebbe ripulito un po' il pianeta.
Cioè, perché in Italia non viene fatta questa cosa? Comunque, vento a parte. E gli ultimi giorni sono stati un po' brutti, sembrava quasi che rispecchiassero il mio umore. Erano grigi, ventosi, un po' piovosi. Erano brutte giornate, via. Oggi invece c'è il sole, l'unica cosa che è un po' ventosa, leggermente ventosa. Accidenti, ci picchia. Sta finendo tutto, il tempo si sta riavvolgendo. Ho fatto 3 mesi e mezzo qua e non voglio dire che sono passati in fretta, non sono stati velocissimi a passare, specialmente nei momenti in cui mi sentivo particolarmente solo e mi mancava casa, ovviamente, quindi sono stati dei momenti che magari avrei voluto passassero più in fretta, però erano dei momenti. Il resto è andato tutto piuttosto velocemente, anche troppo velocemente forse. Infatti io, Gabriele e Alessi facevamo il conto alla rovescia di quanto ci mancava prima di tornare a casa e ad oggi siamo arrivati al penultimo giorno. Cioè, questo vuol dire che io domani mi devo alzare per l'ultima volta e andare al lavoro e vedrò per l'ultima volta, diciamo, quelle persone che ho conosciuto durante questo viaggio e poi dovrò salutarle, probabilmente rivederle in un secondo momento, tra dei mesi, oppure sentirle soltanto al telefono. È triste perché è come se fosse la fine di un'era, una piccolissima era, ma è sempre la fine di un'era. A me ha cambiato molto questa cosa, cioè ha riportato un po' dei ricordi su, nel senso, io avevo già vissuto all'estero e mi ero già trovato in situazioni analoghe a questa, però era passato tanto tempo, più di 15 anni che non venivo via dall'Italia, partendo così in macchina, facendo un viaggio e rifarlo così, senza averci pensato troppo sopra, essere partito e via, aver colto l'occasione, mi lascia con l'amaro in bocca ora per il discorso di andarmene così, un po' come sono arrivato. Sono arrivato, pum pum pum, e ora me ne torno via. E me ne torno via con il ricordo di un posto fantastico, di un posto meraviglioso, un posto che è assurdo da tanto che è bello. È veramente assurdo da tanto che è bello. E mi dispiace di questo. E troppe volte in vita mia ho detto ma poi ci torno qua e sì, faccio passare un po' di tempo, poi torno e invece non è mai successo. Per dire, quando ho lavorato in Germania da ragazzino ho sempre detto poi ci torno a vedere il paese dove lavoravo e quando andai a lavorare in Germania avevo tipo 16-17 anni, ne ho 40 oggi, non ci sono mai tornato. Come quando andai a lavorare ad Amsterdam, uguale. Ho sempre detto, poi ci torno ad Amsterdam a fare un giro, a fare un fine settimana, e non ci sono mai tornato. E stessa cosa quando sono andato in Inghilterra. Sono stato 3 anni in Inghilterra, dopodiché l'idea era tornarci poi, se non altro in vacanza, se non altro a trovare gli amici che uno, per o male, in 3 anni si costruisce delle amicizie nuove, quindi anche a trovare quelle persone lì. Sempre detto che sarei tornato, non sono mai tornato. Quindi io ho paura che risucceda la medesima cosa qua. Ti prego, vento, dammi tregua un secondo, ti prego. Comunque,
ho tantissima paura che le succeda la stessa identica cosa, che dico che tornerò a Skegen e che poi magari non mi capiti l'occasione di tornare. E sarebbe la cosa peggiore, ora come ora sarebbe la cosa peggiore. Comunque, sarà un lungo viaggio. Mi sto organizzando per farlo. Devo, devo controllare l'olio della macchina e devo comunque iniziare a fare bagagli, le valigie, perché ovviamente sto tornando con più roba di quella con cui sono partito, come era normale che fosse ovviamente. E poi con me ci sarà Gabriele e Alessio che faranno questo viaggio assurdo insieme a me. E Alessio non ha la patente, quindi non potrà guidare. Gabriele ha la patente ma è neopatentato, quindi diciamo non ha tutta quell'esperienza lì di guida, specialmente per viaggi così lunghi, quindi faremo un po' e un po'. L'idea è fare tipo 300 km a testa. Ovviamente chi non guida non è che dorme, tiene d'occhio quello che guida, perché sarà un lungo viaggio, avremo delle tappe da fare. Praticamente dovremmo andare a Francoforte e lì lasceremo Alessio, perché l'ho trovato lavoro lì e ricomincio subito a lavorare. Dopodiché continueremo io e Gabriele fino a Milano, a Malpensa, all'aeroporto, dove lui prenderà l'aereo che lo porta a Bari. Dopodiché io da Malpensa arriverò a Sestri Levante. L'ultimo pezzo lo farò da solo in macchina. Però a me Milano, Malpensa, Sestri Levante non c'è un granché di strada. Se me la prendo con tutta calma ci metterò, che so, un paio d'ore, poco più di un paio d'ore. Non è quello. Quando uno è arrivato a Milano, è arrivato a casa, non c'è problema. Solo che sarà estenuante. Sarà estenuante perché per il peso psicologico di tutta questa cosa. Perché fondamentalmente sì, voglio andare, voglio tornare a casa, voglio riabbracciare Chloe, voglio rilassarmi un secondo nei miei spazi, voglio tornare magari a fare qualche altro video del genere che faccio io, ovvero magari qualche indagine, ricominciare, incontrarmi con gli altri gruppi di Ghost Hunter. Ho lasciato un po' tutte le cose in sospeso in questo periodo e ci sono tante cose che devo recuperare. Devo rimettere in mano anche alla federazione, perché anche quella si sta leggermente sfasciando, ho sentito. Io non ho avuto il tempo di stare dietro a questa cosa, quindi mi dispiace che un po' si stia sfaldando, ma appena torno cercherò di rimettere tutti i mattoncini al loro pezzo, al loro posto e vedere di recuperare qualcosa. Perché era bello, era una bella coesione di persone, quindi non voglio che si vada a perdere questa cosa. Quindi sono tante le cose che devo fare quando torno a casa, tante, dalla più piccola per dire rifare i documenti perché mi scade la patente e devo ovviamente rinnovarla, poi mi scade l'assicurazione dell'Ecto One che purtroppo dovrò cambiare perché sta avendo qualche problemino questa macchina purtroppo, non che io la ami, la adori, non mi si apre più lo sportellone dietro e praticamente la frizione sento che sta un po' slittando. C'è tutto l'impianto elettrico un po' in generale che avrebbe bisogno di essere risistemato, ma è inutile farlo perché comunque è una macchina molto molto vecchia e tra l'altro quando piove la bogliera mi si riempie d'acqua, quindi ha delle infiltrazioni, quindi c'è da risistemare, cioè ci sarebbe da spenderci dei soldi per risistemarla, quindi tanto vale cambiarla, prenderne un'altra e, e via. Nel senso, mi dispiace, però non è che ci sia alternativa a queste cose. Sono io che mi affeziono troppo agli oggetti a volte, che gli do tipo una personalità, tipo anche alla macchina. Io mi ci affeziono come se fosse viva, no? Come se fosse un piccolo Transformers, mi ci affeziono e lasciarla mi dispiace. Mi succedeva la stessa cosa anche con le telecamere, devo cambiare una telecamera,
Ho sempre, cioè, mi dispiace sempre in un certo qual modo, perché è quasi come se avessi paura che ci rimanesse male la telecamera vecchia che viene sostituita dalla telecamera nuova. Comunque queste sono delle turbe psicologiche mie che so che sono soltanto delle paturnie personali che devo in qualche modo superare perché hanno veramente poca importanza. Wow, che lungo discorso, però è l'ultimo. È l'ultimo perché poi, dopo questo mio monologo, partono praticamente le riprese che farò domani l'altro, mentre torneremo indietro. E poi sarà finito, sarà tutto concluso. Quindi questa forse è davvero l'ultima volta che parlo alla telecamera qui a Skegen. È l'ultima volta che ho questo rapporto con questo diario immaginario. E fondamentalmente di tutto questo discorso l'unica cosa che volevo dire è che ho i sentimenti molto contrastanti. Sì, ed è quello che ho detto all'inizio in pratica. Voglio tornare a casa, però voglio anche tanto restare qua. Quindi dentro c'è come un'esplosione. E niente. Quindi ci rivediamo sulla partenza. Caro diario, se il conto è corretto, oggi è il 111° giorno ed è il giorno della partenza. La mia stanzetta è vuota. Ho messo il letto là dove l'avevo trovato all'inizio e lascerò questi mobili qua, che tanto in macchina non mi entrano, quindi li lascio qua per chi viene dopo o magari se tornerò io poi in un secondo momento li ritrovo. Comunque, ora che è vuota, non so perché ma sembra molto più piccola. Finché c'ero dentro e ci abitavo, ci dormivo, che si era creato un po' il mio spazio, la vedevo più grande. Ora che è vuota la vedo piccolissima. E niente, quindi abbiamo tutti fatto le valigie, abbiamo già caricato la macchina, abbiamo ripulito casa. Gabri, sei pronto? Insomma, Sei triste? nostalgico. Sei già nostalgico, Sì. già nostalgico. Ci prende un pochino male il vero partire. La cucina è stata ripulita, tutto a posto, vabbè, è stata usata quante volte? Una volta? 3 volte in tutto. Abbiamo usato 3 volte la cucina, quindi diciamo che non c'era molto da ripulire. La padella questa se la prende Alessio e la pentola me la prendo io. Il bagno è fatto, giusto? Tutto fatto. Ci possiamo andare. Siamo tristi? Po', Siamo un po' tristi. un pochino. Andiamo, vai. Ok, abbiamo caricato la macchina con la roba di Ale, che erano le uniche cose che mancavano. E adesso andiamo a pranzo. Abbiamo deciso, dopo qualche dibattito, di andare a mangiare al cinese, perché l'idea era andare a mangiare dove c'è il buffet di pesce, ma Alessio non mangia pesce, quindi abbiamo dovuto opzionare per il cinese, dove magari c'è qualcosa di carne anche. Ma Dica. no, non posso dire questa cosa. Cosa? No, erano cose personali. Cose finocchie. Saranno finocchi, le dicevo. Ok. Mangiare una pannocchia, vediamo se ci sta. Andiamo a mangiare? Mo' c'ho fame, dai cazzo. Andiamo. Le ultime ore, ragazzi, le ultime ore insieme. Ok, che mangi? Penso di mangiare pollo, Tutto pollo, questo. pollo e pollo. Perché non Togliti, mangio togliti. Seguimi. Seguimi. Questo no. Quelli sì.
Questo no, questo sì, quello no, questo sì. Ok, via, si vuole sfondare, via. Sì. Non so se ce la farà a fare il viaggio e stare al bagno. No, io c'ho uno stomaco d'acciaio. Il dolce c'è? La frutta c'è? Ma Ale, digli che si vuole sta fuori. Mais c'è? Eh? Ma ragazzi, dai, buon appetito. No, vabbè, Le faccio una ma a me le cose. Diciamo. Ultimo pranzo a Skegen. insieme. Ma proprio a Skegen, è l'ultimo. Il prossimo che faremo sarà da un'altra parte, quindi. Germania. La prossima volta che mangiamo è in Germania, sì. Ma ragazzi, buon appetito. Mettimi una lacrima finta quando editi. No, no, Coglione. che ti faccio piangere veramente. Ok, allora, siamo pronti per la partenza. Siamo al chilometro zero. Arriveremo a Francoforte tra 1051 km, ovvero 9 ore e 53 di viaggio. Almeno così dice l'amico Tom Tom. Al momento sono le 2, come orario d'arrivo là dalle 23:51, mezzanotte più o meno. Però considerando che ci dobbiamo fermare un attimo a mettere gasolio, calcoliamo mezzanotte, più tutti i vari ritardi, le soste che faremo, probabilmente arriveremo in mattinata a Francoforte, se tutto va come previsto e non ci sono grossi intoppi. Siete pronti? Sei pronto? Tu sei il primo ad arrivare a Francoforte, Alessio? Sei pronto, Alessio? Più o meno. Più o Più o meno? Ok, allora Carico e dispiaciuto. carico e dispiaciuto, quindi pronti per partire. Prima sosta all'autogrill, 227 km fatti e sono le 4:30 in punto. Per ora il viaggio prosegue bene, il tempo è bello e traffico non ce n'è stato quasi nessuno, quindi diciamo che per ora va tutto bene. Ci siamo fermati all'autogrill perché Alessio doveva fare pipì, giustamente. E come procede la cosa della pipì? Che è a pagamento. Ma dove li metto? E costa 5 corone per pisciare. Ma se io salto? Infatti. No, non fare il saltatore, metti le 5 corone e vai a pisciare. Ma che è sta cosa? Oppure passi da Ma sopra. che sono ste cose? Oh? Anche in Italia è così, credimi. In Italia non fanno infatti. No, guarda, è passato lui. No. Delinquente, è passato. Beh, io non ho visto niente. Ale, come sta andando questo viaggio? Com'è il tuo gelato? È buono? Stai divertendo durante il viaggio? Ah, pensavo a succhiare gelato. Guarda. Che schifo. Mi aspetta con la cioccolata, poi vedi. Mi sto molto divertendo, sì. Mi stavo pissando sotto. Sì. Pensi che sia sexy quando mangia gelato? No, penso sia una delle cose più schifose che abbia mai visto in vita mia. Guardalo. Guardalo. Non si ferma un attimo. È un gordito. Allora, sono le 6:10, siamo a 355 km di strada percorsa. Per ora tutto bene, ci siamo fermati in un posto che si chiama Andreslev, perché comunque abbiamo degli amici qua che abbiamo conosciuto a Skegen, quindi visto che eravamo di strada abbiamo pensato di venirli a trovare. Non li abbiamo avvisati, quindi sarà una piccola sorpresa. Entrate da qui. Entrate è quella. Sì. Come sta andando il viaggio, Ale? Bene, molto bene. Te che dici? Come sta andando il viaggio? No, bene, dai. Siamo quasi arrivati a Bitonto. Sì. No, mi mancava vedere sti piatti comunque.
Ma qua si entra. Non lo so. Sì, Vai a lavorare, dai. Però là. Ciao. Ehi, Ciao. ciao. Dai, a lavorare. Ti serve del personale urgente? Cavaliere, barman e lavatrice, dai. Dai. Che dite ragazzi, come sta procedendo la cosa? Che fai il flash in faccia? Non c'è bisogno. Siete più belli con la luce. Ah, Adesso facciamo sembra come... bellissimo. Facciamo come Barbara D'Urso. Un bacio. Aspetta, com'è che si diceva? Baci? Non mi ricordo. Dal cuore? E visto che abbiamo un clamoroso anticipo ci siamo fermati a vedere questo lago, perché qui ad Andeslev c'è un lago, che è proprio questo qua. Ci siamo fermati un po' perché comunque se si continuava ad andare per la nostra strada saremmo arrivati tipo alle 2 di notte a Francoforte e il povero Alessio si sarebbe dovuto passare la notte in strada praticamente. Quindi abbiamo deciso di fargli questa grazia e di perdere un po' di tempo qua sul lago. E lascia stare il papero, c'è un papero, lascia stare il papero, no, lascialo stare, te lo do a te il calcio, te lo do. Bello lui. Comunque Prendiamo un pedalò? prendiamo il pedalò, sì, ora prendiamo il pedalò. Comunque dicevo, in pratica ci fermiamo un po' qua a cazzeggiare perché fondamentalmente se no arriviamo troppo presto a Francoforte e di conseguenza poi arriviamo anche troppo presto poi a Milano, quindi facciamo un po' di vita da turisti. Volevamo montare sul pedalò ma ci ha detto la tipa che è troppo tardi, che non ci possiamo montare ora. Sono le 7 in pratica ed è un peccato perché me lo sarei fatto volentieri un giro su questo lago col pedalò, sarebbe stata una cosa carina, molto carina da fare. Andiamo sul ponte, vieni. Andiamo sul ponte. Ma poi che cazzo è? È arte, Arte povere. arte.